Ok, siamo qua con Aldo. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Elena con la copertina. Siamo in pieno agosto. No, non è vero. No, non è vero. Bene, ti accompagno così ti connetti più profondamente ad Aldo. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se lo vedi. Sì, lo vedo. È arrivato con ha un ragazzo per mano e un bambino in braccio, un bimbo che avrà intorno ai 3 anni, e mi dice che è sempre suo figlio. È come se il ragazzo che ha per mano è rimasto quel bambino lì. Non è riuscito a diventare grande. Quindi si presenta col figlio, Mhm. che oggi ha 18 anni, ma lì è come se ne avesse 3. Sì, Ok, ti dà l'autorizzazione, sì. Aldo. Il Mhm. figlio cosa fa? Il figlio si è girato adesso verso Aldo e l'ha abbracciato, lo sta abbracciando e Ok, gli sussurra nell'orecchio, io so tutto quello che succede. ok, ce lo racconta. Dice è come se io vedessi un film, come se fossi sempre a vedere un film e quindi posso vedere, ma è come se fossi distaccato dalla scena e quindi non posso intervenire nel film. Perché non può? È autistico questo ragazzo, eh? Non può perché dice non. È come se i movimenti che io voglio fare rispetto alla scena fuori non sono sincroni. Ehm, cioè l'interazione sia vocale che di movimento non è sincrona è come se non potessi intervenire subito, cioè come proprio come se ci fosse uno schermo di un cinema, quindi anche se io vado lì a toccare lo schermo non cambia la scena. Mhm. E cosa manca? È un problema di DNA, di cervello, di connessione con PS e PE e corpo, di corpo. È come se mi fossero stati tagliati dei collegamenti. A livello? Di neuroni. È come se cioè chiunque agisce come se chiunque agisce con il mondo esterno come se fosse uno schermo e tu puoi fare touch screen. Ok? Ecco, il mio schermo non ha più il touch screen. Ok. Dove è stato tolto il touchscreen? Rispetto a un non autistico, questo ragazzo, Allora, io dove? vedo, Ok. vedo uno strato, ecco, è come se vedessi l'esterno, ok? Mhm. Lui, il suo cervello e tra l'esterno e il suo cervello c'è una zona dove appunto sembra proprio che sono stati tagliati tutta, intorno a tutto il cervello sono stati tagliati come i neuroni. Quindi quel collegamento lì del movimento touchscreen non lo può più fare. Quindi lui Lui ha si deciso muove. questa esperienza? Sì, in parte. Ha deciso di provare a vedere,
cosa succedeva e le opzioni potevano essere diverse. Quindi poteva diventare autistico, poteva rimanere normale, poteva avere problemi, che ne so, tipo delle crisi epilettiche oppure degli spasmi oppure allergie. E quello che è capitato è l'autismo. Vuole fare l'esperienza fino alla fine della sua vita di questo tipo o ritiene di averla già esaurita questa No, esperienza? ritiene di averla già esaurita. Ok. Mm. Si può tornare indietro, lo chiedo alla PS di questo ragazzo, dall'autismo? In realtà, Pot- dimmi. Potenzialmente sì, Come? assolutamente si può tutto. Possono essere rifatti i collegamenti, Come? togliendo la chimica che li tiene sempre scollegati. Ok, cosa serve? Vogliamo fare una rete di ad eternum, li mettiamo lì, vediamo Mm, cosa succede. mhm. Altissima vibrazione, ad eternum platinum, quindi la vibrazione è ancora più alta di ognuno. Se normalmente li vedi gialli come soli, adesso li vedi platino. Stiamo parlando di Mhm. miliardi di vibrazione. Formino una rete grande quanto la sua calotta e la mettiamo accanto, addosso alla calotta. In questo momento si è messo a provare a vedere se riusciva a fare il touchscreen e lo sta riuscendo a fare. E quindi i collegamenti così ci sono di nuovo. Ristabiliti. Sì. Neutralizza, vedo proprio che neutralizza l'effetto chimico, è come se arrivassero le particelle chimiche lì e vengono rimbalzate indietro. Mhm. Mhm. Cosa sta facendo adesso il figlio di Aldo? Sta cercando di modificare lo schermo. Ok, e nel posto in cui vive cosa fa adesso? Allora, mi è già venuto prima quando andava vicino allo schermo, come se avesse detto una parola e l'hanno notato. Perché non parla? Mhm. Poi dopo magari ci metto un po' a ridire quella dopo perché c'è tutto un adattamento, no? C'è tutto un adattamento emotivo e anche fisico, queste vibrazioni mm, devono essere assimilate, tra virgolette, no? Mhm. Quindi magari inizierà a dire qualcosa ogni tanto, come se fosse una lenta riabilitazione linguistica. Mhm. Il problema è solo la calotta o anche di DNA? Eterico. Allora, ci deve essere una certa predisposizione di DNA, cioè per avere questi effetti ci deve essere una certa sequenza nel DNA, Mhm. se no per ogni tipo di effetto c'è una sequenza, ok? Mhm. E quello predispone a far sì che funzioni lo stacco di questi neuroni. Sequenza di che tipo? Di DNA. Sì, sì, di DNA. Vabbè, allora mettiamo un ad eternum a ogni centimetro quadrato del corpo del ragazzo. Mhm.
e non corriamo il rischio di friggerlo perché ogni alta frequenza è benvenuta nel corpo umano. Al massimo gli viene mal di testa, oggi, domani non più. Sì, sì, infatti, esatto, deve solo abituarsi. Che succede? Allora vedo questi ad eterno in tutto il corpo, quindi diventa tutto di colore platino, ok, che si muove come se fosse cioè gli ad eternum all'interno è come se emanassero tante onde, no? Di vibrazioni, quindi vedi questo colore che all'interno si muove un po' così. E lui è lì proprio che si prende tutta la vibrazione, è lì proprio intento, concentrato nel prendersi la vibrazione, se la sta proprio Ok. godendo. Lui vuole da adesso in poi toglierli, Gli ad perché può. eterno. Mm, potrebbe farlo, lui può farlo. No, se dice se non è, se è troppo, magari c'è un momento che è troppo, posso toglierli, però se non è troppo, assolutamente li tengo. No, no. Ok. Anche se se crede che dovesse credere che sia troppo, non lo è. Ah, Si fidi, non lo è. Quindi anche se vuole togliersene uno o due, non lo faccia, questo è un consiglio. ok. Quelli che gli abbiamo messo sono il numero ideale, spazzano la superficie del suo corpo in maniera perfetta, omogenea, e lo lasciamo lì. Mhm. Ok. Causa esoterica del fatto che Aldo ha deciso una esperienza del genere nella sua vita. Non l'aveva mai fatta in tutte le altre vite e quindi nella, nella- nell'evoluzione della consapevolezza mancava e quindi l'ha scelta in questa vita qua. Qualcun altro l'aveva fatta però, perché non ha preso quell'esperienza e non l'ha fatta sua? Eh, quello che vedo è come se non l'avesse notata, come se non l'avesse vista. Cioè, vedo come se ci sono delle esperienze, ci sono tutte le esperienze di tutti, ok? E tu le vedi, però è come se in quel momento alcune ti colpiscono e quindi le vedi di più e altre invece sono come se non ci fossero, come se fossero indifferenti. E quindi capita che in quel momento temporale, in quella linea temporale, in quel momento lì, tu ne vedi solo alcune, come se ne vedessi solo alcune, le altre come se passassero inosservate in quel momento. Quindi la PS tendenzialmente sceglie quelle che sono in risalto. Esseri neri visti in sogno, dormiveglia, non si ricorda, non ha capito mai cosa sia fosse. E, che cos'erano? Beh, venivano a fargli le abduction. Qualcuna gliel'hanno fatta fisica prima che iniziasse a vederli in sogno, ok? A un certo punto ne prende uno per il collo, lo Mm. elimina, insomma, lo mette fuori gioco e questo tipo di sogni non li fa più per un bel Mm. po'. È perché ha imparato come fare per tenerli fuori e quindi poi non gliel'hanno più fatto. Quindi Sì, ci si può ribellare all'abduction. Vabbè, assolutamente. Se te ne accorgi, sì. la moneta è la consapevolezza. Sì, esatto. Ok, la tecnica che ha utilizzato Aldo, che adesso non analizziamo, ma che l'ha portato a prendere per il collo un'entità, ora noi la mettiamo nell'etere, Mhm. a disposizione di tutti. Questo è un sapere che non va esperito nuovamente, che tutti possono prendere nel momento in cui si trovano in quella situazione.
Ma non perché devi aiutare, ognuno si può fare la sua esperienza e imparare il doppio, ma se vuole, questa è un'esperienza già fatta. Quindi siccome noi siamo qui per fare esperienze, non ne rimangono praticamente di nuove, sono già state fatte tutte. Mm. Questo livello Sì, di sì. realtà è finito, Mm, esaurito, mm, mm. non ha più niente da dare. Se ci attacchiamo al fatto che, non so, Aldo ha un figlio autistico e questo figlio autistico ha le unghie fatte in un certo modo e quindi comunque l'esperienza è diversa perché la sua unghia dell'indice destro non l'ha mai avuta in quel Mm. modo nessuno, Eh, finiamo più, sì, perché le infatti. variabili sono infinite. Mm. Sulle unghie, sui peli, figlio di Aldo ha 3 peli in più di quello che uno nel 30 secoli fa aveva fatto. No, cioè, non finiamo più. Mm, mm, mm. È chiaro che l'essenza di quell'esperienza è già stata fatta. Certo. Fine, basta, Mm, altro. E poi, perché non si può fare l'esperienza di un bambino straordinario? mm, Un bambino che levita, mm, un bambino che legge il pensiero? Perché quelle non si possono fare? Quindi il ventaglio di esperienze non realizzate è ancora ampio, ma va nella direzione opposta, non della infatti, sofferenza. Perché esatto. si dice sempre la sofferenza è quella che ti dà di più? In parte è vero, in parte no. Mm, In parte no. Io voglio provare a vedere cosa fa, come funziona il teletrasporto. mm, Voglio venire da te, Elena, adesso e ci beviamo un caffè insieme mm, senza mm, passare X ore coi mezzi di trasporto. mm, mm. Perché? Allora, Perché? diciamo l'inizio del... Io vedo così, vedo come se fosse a step, cioè Mm, se la PS è come se dovesse fare delle esperienze prima un po' più attaccate giù, cioè per avere una certa consapevolezza, cioè, adesso stanno nascendo delle PS delle PS, no? Le 300 perle, mm, che però in secoli precedenti non ci sarebbero potute essere perché erano necessarie delle esperienze più, più materiali, più, non so come dire, più concrete, più basilari. Ok, quindi man mano che la consapevolezza generale aumenta, cioè che quelle esperienze lì sono state fatte, si va verso a fare delle esperienze più elevate, tra virgolette, no? Quindi con le vibrazioni più alte, con l'uso del cervello più alto, con tutte queste cose. Allora, la condizio sine qua non è che ci deve essere una tot percentuale di PS che abbiano già fatto tot esperienza per passare al livello successivo, tra virgolette. È come se a livello energetico c'è bisogno di una certa quantità di energia per passare allo step successivo. mhm, Ok, quindi io vedo però già è come se vedessi dei colori, quindi c'è una parte che è come non un tunnel, però è come se fosse un passaggio, ecco, ok, che fa così e poi pian piano fa così e cambia colore. Quindi questa parte qua, che è un po' più scura, più su un grigio scuro, un mm, grigio. Ok, adesso sta diventando più azzurro e verdino chiaro. Ok? Noi siamo qua adesso, siamo in questo tra l'azzurro e il verdino chiaro. Il verdino chiaro è già una percentuale di cervello che viene utilizzata tra il 25 e il 35% e le PS delle PS secondo me sono già nel verdino chiaro. mm. Io le vedo già lì, quindi noi siamo nell'azzurro e stiamo passando lì. Però siamo ancora pochi, pochissimi. Ok. Mm. Io passerei direttamente al 100% del cervello, non ho nessun problema. No, no, ma non è una battuta. No, stavo guardando se come si può fare, cioè stavo guardando se c'è la possibilità, come fa, cioè secondo me si può tranquillamente, Mm, ok? È un po' ehm,
È come se non ti dicono il trucco, no? Tra virgolette, non ci Dov'è diciamo il questo trucco perché tocco? poi alla fine, ma non c'è nessun trucco, nel senso fanno finta che non si può. Ok, dov'è il Cioè, trucco? il trucco basta allenare la consapevolezza, allenare la centratura con la PS e pian piano proprio alleni le vibrazioni. Ecco, la cosa che non è possibile, cioè, se tu, se noi andiamo a vibrazioni altissime, come facciamo spesso in eterico, non possiamo rimanere lì così tutto d'un colpo, perché a livello fisico non è possibile, non sarebbe tollerato, ok? Quindi è proprio un allenamento di alzare le vibrazioni un po' alla volta, ma si può fare anche velocemente, cioè non è che devono passare mesi per ogni livello, mesi o anni per ogni livello di vibrazione, ok? Mhm. Basta qualche giorno, però bisognerebbe, allora, se uno sta tutto il giorno ad allenarsi, a raggiungere quella certa vibrazione, andrebbe velocissimo, cioè nel giro di un anno può arrivare al teletrasporto e a tutte queste cose qua, a usare il cervello quasi al 100%, 95%. Ok, causa esoterica del fatto che Aldo ogni tanto sogna i suoi vecchi capi, che oggi sono due vecchietti pensionati, bei ricordi, voglio capire perché li sogna. Allora, Vivi, eh? sì, sono Sono vivi. stati in un'altra vita, dove c'era anche lui, sono stati i suoi genitori, ok? E sono tornati qua, hanno vissuto insieme a lui un altro pezzo di vita e lui li ha come sentiti come i suoi genitori, ha risentito la sensazione che aveva quando erano i suoi genitori e quindi è come se qua fossero il suo riferimento genitoriale. E quindi li Mm, sogna, gli danno sicurezza, un rifugio mm. di Non sicurezza. avendoli avuti in questa vita, Esatto, perché uno è andato via, l'altra ha pensato a portare a casa, la a spaccare il pagnotta. lunario. Mm. Peccato. Ehm, vabbè. Mm, mm, mm. Causa esoterica del fatto di non riuscire ad esprimere un pensiero, sia di cose che sa, sia dopo che legge qualcosa, di restituirlo in un discorso, diciamo, libero. Allora, è sempre l'entità di livello 3, fa parte del meccanismo della confusione, dell'incertezza. Ok, quindi tu sai delle cose, sai di saperle, provi a dirle e non escono come dici tu. Ti Mm. rendi, sì, ti rendi sempre più insicuro, sempre più barcollante e indeciso. E quindi, Ok, siccome adesso toglieremo tutto, mhm, come può il fisico, la mente e il cervello di Aldo cambiare un'abitudine? Aldo non ha più 15 anni, mhm. quindi ha un'abitudine di alcune decine di anni a sapere che lui è così. Ah, ok, ho letto questo articolo, adesso ne parlo agli amici, ma non, io di no perché non saprei poi come fare, mi imbarazzo, non mi esprimo bene. Questo però è una memoria Sì, dell'interferenza mentale eh, che tra poco non ci sarà più. mm. Come spiegare al mentale di Aldo che le cose sono cambiate? Davvero, Allora, davvero. riguardo a questa cosa, io mi è venuto proprio questa immagine che lui dovrebbe fare questo esperimento. Eh, invitare un numero di amici, può essere 4 o 5, vede lui anche 2 o 3, ok? A fare, non so, una merenda, un aperitivo, oppure un post cena, ok? Non cena o pranzo perché se lui poi è concentrato a cucinare, ok, non può fare questo esperimento, ma o una merenda o un aperitivo, no? Dove mette delle cose a disposizione degli altri e intanto gli dice, mentre voi mangiate o fate o bevete qualcosa, io vi spiego questa parte, non so, un argomento, può essere che ne so, ho letto un articolo e vi spiego l'articolo. Mhm. Ok? Fare questo esperimento, ok, questa prova e lui in quel momento lì vedrà che riesce a farlo e ogni tanto magari lo rifà in maniera tale che la mente si disabitua al vecchio meccanismo.
e invece vede che Ok, assolutamente c'è un'altra soluzione. buon esercizio. Ah, Va bene, adesso lavoriamo, facciamo il lavoro finale. Aldo, scrivimi nella chat, in questa chat qui, che cosa ti sta succedendo, perché ti vedo che ti tocchi la fronte. In questa qua è a 3, non quella personale. Intanto, ti volevo chiedere, Elena, il nome del progetto eh, di Aldo. quale progetto? Quello delle entità mentali o... Tutto. Allora, mm, allora, quello del felinoide con Zeus così è mente collettiva, si chiama. Mm. Ah. E questo invece quello delle entità mentali, distorsione mentale. Ok, ci sono cloni? No, Abduction adesso quanti sono? adesso non le hanno più fatte. Dopo che lui ha strozzato non sono più riusciti a farne. Ok, Aldo ha un po' di confusione adesso e alcuni dolori che non ha mai avuto. Causa esoterica. Allora, ho visto proprio che c'era il falconiforme che mentre noi analizzavamo le entità mentali cercava di mettergli tipo un impianto qua. Io Ok, poi mi sono girata e me ne sono accorta e ha smesso. va bene, Non l'ho analizziamo fatto. il corpo emozionale di Aldo. Dimmi cosa vedi di bassa frequenza. Vedo proprio a livello del bacino, proprio come se fosse proprio contenute nelle ossa, vedo tutte le sue emozioni negative pesanti, come se lo tirassero giù, ok, come se pesassero lì. E vedo la paura, l'ansia, Mhm. l'incertezza e l'indecisione. Via, tutto. Portale definitivo e via. E mettiamo un ad eternum nel suo corpo emozionale, se lui vuole. Ah, Quando ok. abbiamo detto che il falconiforme armeggiava sulla sua testa, lui si è sentito vulnerabile, manipolabile. Esatto. Ma come? Io non posso fare niente, c'è un'entità che mi tocca, mi cosa. In realtà questo è un livello giusto di consapevolezza, ma ancora un po' immaturo, un po' acerbo. Perché il falconiforme lo può fare perché sa che tu glielo lasci fare, sa Esatto. che tu non sai perfettamente e profondamente che sei il capo di tutto, che questa cosa non esiste. Non esiste perché non può esistere. Mm-mm. La stai facendo accadere tu perché devi ancora capire che sei il capo e il dio della situazione, eccetera, eccetera. Via tutte queste Mhm, emozioni e mhm. dove noi facciamo un lavoro nel corpo energetico di Aldo mettiamo un finale a finale ad eternum. Ok. Perché alzare le vibrazioni delle proprie emozioni si può fare. Mhm. Posso dire, mi è venuta un'immagine. Beh, Un altro esercizio che può fare mhm, è proprio quando sente arrivare un'emozione negativa, ok, e se ne accorge, fermarsi, chiudere gli occhi e pensare appunto come se pensare che c'è questo ad eternum, ricordarsi che ce l'ha, ok, e fare sì che questo ad eternum proprio emani vibrazioni alte e pian piano vedere che la vibrazione proprio si alza, come se si alzasse fisicamente nel suo corpo. E questo lo aiuta a invertire a invertire l'emozione da negativa a positiva, subito. ok. Cosa vuole fare Aldo? Vuole andare al cluster? Mhm. Andiamo al cluster. Ho visto una cosa nuova, il figlio l'ha seguito, è Mm, dietro curioso che vuole vedere cosa fa. mhm. Il figlio va bene, non è un Ci problema. siamo? Ok. Questo però è il cluster di Aldo, Sì, quindi sì, lo il figlio sa. guarda. Guarda solo, sì, sì, infatti è rimasto dietro, è Mhm. curiosa.
Come lo vedi? Mm, lo vedo. Allora, sai quegli espositori fatti tipo a piramide, no? Che hanno vari piani, Mhm. circolare, ok? E sui vari piani sono delle specie di coppette, però fatte di petali. Mm? Ok. E ogni coppetta è una vita e può essere più grande o più piccola, di colore diverso a seconda del classe dei contratti, a seconda sì, scusa, dei contratti e della quantità e di che cosa contengono i contratti. Ok. Cosa ne vuole fare? Sta aprendo un portale definitivo e sta lanciando questa cosa dentro. L'ha lanciato Fatto? dentro e adesso ha chiuso, sì. Ok, andiamo all'avatar, vediamo come lo vedi. Lo vedi? Vedo il solito manichino di legno, lo vedo. Mhm. Rassegnato, appoggiato così sulla scrivania, con la testa verso il basso. Come distrutto, come annientato? Mm, Cosa ne vuole fare? vuole buttarlo in un portale definitivo. Ok, cosa fa il figlio mentre vede tutto questo? Si sta guardando intorno per andare a vedere dove sono i suoi, il suo cluster e il suo avatar. Mm, prego, se vuole farlo. Allora, io direi che sta andando direttamente all'avatar che ho già visto mentre Aldo guardava il suo e apriva il portale. Sulla destra c'è un avatar che adesso ho capito che perché l'ho visto, perché era il figlio che lo stava guardando ed è il suo, che si è messo tipo a fare dei dipinti sul muro dietro di lui. Mhm. Il figlio vorrebbe buttarlo in un portale definitivo, glielo posso far Ok, fare? certo, se non avessimo dato al figlio tutti quegli ad eternum, sarebbe riuscito ad arrivare fino a No, dove è arrivato? no, fino a lì no, no, no. Ok, L'abbiamo aiutato, gli abbiamo dato proprio una spinta grossa. ok. Digli che adesso che li ha, questi ad eternum, li può creare anche lui, vede come sono fatti. Mhm. Se ne ha bisogno di più, se ne crea di più. Ma non il 10% in più, il doppio. Facciamo la regola dello zero. Se adesso ne ha 100, ne può fare 1000. Sai Se cosa mi è domani... arrivato? Mm, dimmi, dimmi. Che quella sequenza di DNA che hanno le persone come lui, che se fanno quell'esperienza lì chimica, poi diventano autistici, è perché è una sequenza di DNA molto evoluta. Ok, Mhm, sarebbero diventati potenzialmente potentissimi. Lui poteva essere uno di quelli che arrivava a fine, diciamo alla fine della sua vita, potendo spostare gli oggetti, creare gli oggetti e spostarsi nello spazio e nel tempo col pensiero. mhm. E quindi tendenzialmente cercano di bloccarli così potentemente perché se non fanno una cosa così potente comunque riescono a bloccare le interferenze fuori. Non è una PS della PS, ma quasi. Ci si avvicina. Sì, Ok, vediamo cosa fa il figlio. ha aperto un portale definitivo esattamente dove c'era il muro dipinto, quindi ha tolto il muro dipinto, ma ha aperto un portale definitivo e ha preso scusa, l'avatar e lo sta lanciando dentro. E i Ok, contratti? Li ha fatti? Fate che basta l'avatar, però. esatto, è andato direttamente all'avatar perché il cluster si chiude. Ok, in automatico, bene. Mm. Aldo ha ancora quelle interferenze, quegli impianti, quelle vecchie abduction, quegli Aspetta, sta EDL. ancora chiudendo il portale definitivo perché sta guardando il figlio. Ok, ha chiuso. C'è ancora Ok, qualcosa? no.
A quanto vibra Aldo con questa nuova condizione? Adesso sta vibrando a 150 miliardi. Bene. Percentuale di consapevolezza. 215%. Di più, ma non chissà quanto perché era già molto No, era alta. già alta. PSPE. 75% la PS e 25% la PE. Però grande disequilibrio, Purtroppo, che prima era in equilibrio. Mm. Tra Vabbè, qualche è giorno, momentaneo, sì. esaltata. Eh sì, in questo momento diciamo che dice la PS, sono riuscito d'accordo con la PE, ho preso spazio per far sì che lui possa fare i prossimi giorni di slancio, perché gli sarebbero molto utili in quanto vede la differenza e quindi poi diventa più sicuro e si toglie la memoria mentale di quello che era prima. E quindi Ok. Vite ah, precedenti. 926. Cervello. Boh, a me mi viene 11 e mezzo. Bene. Mm, Molto, 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 molto mm. bene. Ok. Vediamo quanti sono arrivati davanti al portale Aureo, i disincarnati. 25 milioni. Però, Mm. via tutti. Ale, sono tutti italiani? No, no, Ok. sparsi per il mondo, da tutto il mondo. Vabbè. Via, tutti dentro e lo chiudiamo. Adesso in poi Ok. facciamo così. Mhm. Ok. Il figlio che ha fatto in termini di cluster e avatar. Via tutto, quello, non li vedo, non c'è più, non ci sono più. Ok. Cos'è ricoperto di ad eternum? Mhm. Va bene, gli offriamo una pillola VIC, vibrazione, informazione e consapevolezza, la offriamo anche a Aldo, Mhm. a tutti quelli a cui è interessata questa sessione che si sono presentati nel cinema. C'è qualcuno? Su 4-5 persone. Chi Mm. sono? Allora, mi sembra due colleghi, un uomo e una donna, e poi altre tre persone che però sono del paese dove vive Aldo, che forse non conosce neanche, però sono del paese. Madre e ex moglie ci sono? Le vedo in piedi dietro, Mm. forse sono arrivate adesso, nel senso che chiamandole non c'erano arrivate da sole. I due fratelli? Anche Sorelle, loro fratelli? arrivano adesso. Eh, Ok, chi vuole prendere le informazioni le prende, chi vuole prendere la VIC la prende, chi vuole portarsi a casa anche un ad eternum lo fa. mhm. Lo prendono tutti, sì, Questo sì. stesso vale per Aldo. Messaggio finale della PS della PE di Aldo a Aldo. La PS dice, fai quello che ti ho detto di fare, tipo sia l'esercizio di parlare con gli amici che quello di rispetto alle emozioni, di alzare le vibrazioni quando arriva un'emozione negativa. Io ho preso questo spazio adesso per i prossimi giorni per far sì che tu vada proprio di istinto, vada proprio di intuizione il più possibile. E se tu segui questa cosa, vedrai che saremo sulla strada giusta. Sarà una bella vita. Messaggio del figlio di Aldo a se stesso. Meno male che ho seguito questa intuizione di venire col papà, così ho visto come liberarmi da quella corazza. Ok, da dove sei tu, Elena, si vedono dei risultati in questa vita nel figlio? In Aldo sicuramente, ma nel figlio? Nel figlio vedo in questa vita che riuscirà a interagire un po' più col mondo esterno, anche nella parola. Riuscirà, forse se riesce a stare appunto in contatto il più possibile cioè centrato, ok, il più possibile per quello che può fare, magari riuscirà a avere anche qualcosa di autonomia, qualcosina
di autonomia per sé. Ok, Questo è il potenziale. la tendenza di Aldo di salvare il mondo c'è ancora? No, no, quello che vedo è che questa capacità che diciamo ormai ha imparato a livello concreto la userà verso il suo benessere, quindi non per gli altri, ma per sé. Quindi se qualcosa servirà a lui, magari ci metterà un po' più di entusiasmo e di energia, ma poi nel momento in cui raggiungerà il suo benessere passerà ad altro. Senza... Ok. Ecco. Aldo, quella confusione in testa e quel piccolo dolore non ce l'hai più? Fai sì o no? No, ok. Benissimo, allora Elena abbiamo finito, quindi Mhm. disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo